Sono Rodolfo Morandi, cofondatore dello studio AACM, Atelier Architettura Chinello Morandi, uno studio nato nel 2020 con sede a Padova e Milano. Noi anche nella progettazione vogliamo sempre emozionarci ed è la cosa che ci contraddistingue. Credo che sia evidente poi negli spazi che noi andiamo a realizzare che cerchiamo una intensa interazione con la persona, col corpo. E questo perché spazio e forma nell'architettura si uniscano a restituire qualcosa. Per esempio nell'architettura pubblica, come nel caso di Kinderrein, quello che deve restituire è anche un po' la memoria, ma poi deve restituire un'emozione a un bambino che entra. Attenzione, ci sono spazi della quotidianità dove l'emozione, l'effetto wow non c'entra. Allora lì l'attenzione è molto più legata al benessere, tendenzialmente, che sia una residenza, che sia un hotel, che sia un negozio. L'attenzione al comfort in quel caso. Kinderrein, è importante specificarlo, nasce da un concorso nazionale, internazionale anzi, di ben 212 scuole su tutto il territorio italiano. Il corso si chiama appunto Scuola Futura e dava delle linee guida di questa Scuola Futura. Linee guida tra l'altro scritte da un gruppo, c'era dentro Renzo Piano, Cucinella, Sandy Attia, c'era Alvisi dello studio Alvisi Kirimoto, mi sembra addirittura anche Stefano Boeri, mi dimentico di qualcuno, mi spiace, però un gruppo di professionisti, di progettisti che mettendo insieme questi 10 punti hanno cercato di indirizzare il concorso verso delle soluzioni di una qualità minima molto elevata, che poi è la bellezza di un concorso pubblico, garantire che l'architettura pubblica migliori la percezione del costruito. E questo è stato un tema su cui, essendo il nostro primo progetto pubblico, effettivo, realizzato, è un tema su cui ci siamo molto confrontati internamente anche all'ufficio. Quindi potremmo dire che è stato tra i 7 che abbiamo proposto quello che più rispondeva a una domanda. E questa è una domanda che si tripartisce. È legata all'utente, quindi ai bambini, ed è lì che siamo tornati bambini a pensare a questa scuola. Siamo tornati alti 1 metro, siamo tornati a 3 anni. Abbiamo dovuto ricordarci come vede il mondo un bambino, a che altezza lo vede, come percepisce uno spazio. È legata poi a un secondo tema che è quello del contesto, cioè dove siamo, e quindi a radicarci nel territorio. E attenzione che il contesto non è solo fisico, e non è solo geografico, la forma, il paesaggio, i materiali, ma è anche soprattutto una questione di memoria, di cultura, di tradizione. E ne è scaturita un'esigenza, quella di un'esigenza appunto etica, di dire è un'architettura pubblica. In quanto architettura pubblica deve essere forte dal punto di vista quello che i profani chiamerebbero estetico, noi chiamiamo piuttosto formale, ma deve essere forte perché si lega in un territorio, perché deve essere di riferimento, in un certo senso è identitaria, è una funzione che diventa appunto una sorta di landmark, un riferimento non solo per i bambini che ci andranno, ma anche poi da tutto quello che la circonda, quindi da tutti gli abitanti, in questo caso di Pieve di Sacco. E il terzo punto poi fondamentale era quello dello spazio pedagogico in questo caso, quindi della tipologia. È una scuola e deve rispondere a delle esigenze funzionali, ma queste esigenze funzionali avevano una forte preponderanza verso un'innovazione, che era un po' il tema del concorso. Si parlava di scuola futura. L'innovazione pedagogica, che è quello che poi ha legato la spazialità, la disposizione planimetrica della scuola, proponeva un'uscita dalle barriere della normativa, ma anche dalle barriere di come usualmente si fa una scuola, di compartimenti stagni, di aule chiuse, separate, verso un'idea di interrelazione degli spazi. Per fare un esempio, la scuola di Pieve di Sacco, Kinderrein, non ha praticamente corridoi, quindi non c'è spazio relativamente perso. Il corridoio diventa uno spazio ibrido, diventa un luogo dove incontrarsi, dove giocare, ma soprattutto dove legare in una sorta di relazione indiretta le varie aule. Infatti lo spazio del gioco, lo spazio che poi è anche distributivo, è una grande piazza, come in una città, quella che noi chiamiamo agorà. È una piazza su cui gli edifici che si affacciano in questa metafora sono le aule stesse. Infatti le 3 aule, che poi hanno alunni di diverse età, si guardano e riescono sempre ad avere una sorta di collegamento, una sorta di intima relazione. È un po' una metafora anche sociale, cioè di avere costantemente la possibilità di vedere il tuo amico, di avere anche un'idea di copartecipazione. E poi queste aule si aprono verso l'esterno, perché la scuola che è Kinderrein è una scuola che fa del verde che c'era già attorno, quindi di questo grande lotto alberato che abbiamo trovato, come elemento fondativo, fondamentale.
ogni aula si apre verso il giardino e quindi entra il verde all'interno delle aule. E ogni aula poi ha un proprio piccolo patio privato, che è diventato forse lo spazio più intimo e interessante della scuola, dove appunto ogni bambino possa andare a rifugiarsi, stando in un limite non così definito, quindi sfumato, tra quello che è l'esterno e quello che è l'interno. Per cui è un'aula all'aperto, però è pur sempre un'aula, non è ancora giardino. Però ancora non si capisce più che è un'aula, quindi il bambino si sentirà comunque fuori. E questo quindi è l'aspetto pedagogico su cui abbiamo spinto di più. E poi c'è l'aspetto formale, e lì entra in gioco anche tutta l'avventura che è iniziata poi con Sant'Anselmo, che è stata assolutamente virtuosa. Io lo dico spesso, l'ho raccontato anche nelle varie inaugurazioni che abbiamo fatto durante questi ultimi mesi. Ci sono stati 3 momenti fondamentali nella gestazione di questa opera pubblica. Il primo ovviamente è stata la vittoria del concorso, il secondo è stato riuscire a portare a casa finanziamento e progettazione esecutiva, e il terzo è stato cambiare il materiale di finitura. E questa è una storia che adesso per forza dobbiamo raccontare. Partiamo dall'inizio, dalla forma. La forma nasce dal luogo, nasce dall'archetipo del casone veneto, che non è altro che la casa tradizionale di pescatori o di contadini, di cui sono rimasti pochi esemplari, ma che Piove di Sacco ha. Nella Saccisica ci sono una buona manciata di esempi di casoni veneti, insomma una tipologia povera, però fermamente legata al nostro territorio, alla regione Veneto in generale. Allora la forma è nata da lì. L'idea di avere una scuola calda, accogliente, che poi fosse anche di tonalità rosse che andassero bene in contrasto sul verde circostante del parco, ma che avesse questa forma che ricordasse la casa. Ecco, a Piove di Sacco ci sembrava interessante che non solo ricordasse la casa, ma ricordasse il casone. E allora questa forma con i tetti a spiovente va a contraddistinguere ogni aula. E di colpo la scuola sembra quasi un villaggio composto da questi volumi pressoché piramidali che si compongono attorno a questa grande piazza che è la piazza del gioco, che è l'Agorà, ovviamente interna, non una piazza esterna. In questa metafora della composizione della città, di un piccolo villaggio. Ecco che il recupero della tradizione, il recupero anche della nostra storia doveva passare attraverso il materiale. E qui arriviamo da Sant'Anselmo. Arriviamo da Sant'Anselmo tramite un processo che non è lineare, è molto contorto. In progettazione esecutiva avevamo scelto come rivestimento una lamiera metallica. Questa era stata una scelta compiuta a malincuore, però purtroppo si doveva rientrare in un budget e soprattutto si doveva rientrare in esigenze pressoché nulle di manutenzione, cioè l'edificio doveva durare nel tempo. È un'architettura pubblica. Un giorno per caso, dopo che il progetto esecutivo era già stato consegnato, volevamo conoscere la realtà della fornace Sant'Anselmo e quindi siamo venuti in visita in sede e lì si è sentita l'esigenza di cambiare immediatamente strada, di convincere l'impresa, di convincere il comune a cambiare rivestimento in corsa. E su questo devo dire che Sant'Anselmo, la fornace Sant'Anselmo e Alberto si sono rivelati un alleato speciale, perché hanno capito subito la potenzialità del progetto, hanno sposato l'idea di questa scuola innovativa e si sono messi a disposizione. Abbiamo costruito assieme un mock-up, un prototipo in scala 1:1 di una piccola parte dell'edificio, proprio per vedere la riuscita estetica ma anche funzionale del materiale. E questa è una cosa che nell'architettura pubblica non solo è rara, è quasi impossibile che accada, per dinamiche evidentemente di costo. Ecco. Questo ci ha permesso quindi di verificare la tecnologia, di convincere impresa e comune a fare questo cambio, che è stato un cambio fondamentale, perché finalmente ha portato a conclusione l'idea che purtroppo avevamo snaturalizzato noi stessi per riuscire a portare l'edificio ad approvazione poi in cantiere. Il compimento dell'idea è quello di lavorare con un cerchio che si chiuda sulla tradizione, sul recupero, non solo quindi della forma di questi tetti spioventi del casone veneto, ma anche su una tradizione che abbiamo nella costruzione con i coppi. Ed ecco che arriviamo a prototipizzare questa facciata tramite il sistema Skin di Fornace Sant'Anselmo. Abbiamo fatto diverse prove sia sulla geometria che poi sulla finitura, lavorando sugli ossidi, con l'ufficio tecnico della fornace e trovando poi la colorazione che fosse giusta per il progetto di Piove di Sacco. Ci dà molta soddisfazione questo. Uno, perché l'edificio risulta poi come l'avremmo voluto neanche nei nostri sogni, ma poi
perché stiamo lavorando con un laterizio che è prodotto a 50 km dalla scuola, con argilla praticamente adesso 50 km nell'edilizia vuol dire chilometro zero, abituati a prendere materiali da qualsiasi posto nel mondo, farlo a casa nostra è stata una soddisfazione meravigliosa. Questa necessità si lega anche alla necessità di avere una scuola costruita bene. Ma cosa si intende costruita bene? Beh, innanzitutto che duri, che nel tempo duri, che non si rovini, che non sia il classico esempio di, purtroppo ce n'è tanti, di architettura pubblica che dopo 3 anni già è in decadimento e se non viene manutentata è di una tristezza assoluta. E qui devo dire che abbiamo fatto bingo. Ci siamo in un certo senso assicurati che nel tempo la scuola non solo non peggiori, ma anzi probabilmente migliori, e la patina del tempo gli dia ancora più interesse, perché il laterizio nelle porzioni a nord magari virerà un po' di più sul verde, nelle porzioni a sud si scolorirà un po', ma questo è il bello del materiale, che nel tempo avrà anche lui una vita, pur mantenendo le sue caratteristiche di funzionalità. È un rivestimento e quello lo deve fare. Ed è un rivestimento che nasconde una microventilazione. Per cui in cantiere arrivavano questi bancali di tavelle skin, di skin tiles, e li provavamo su diverse parti della facciata. Quindi sia le parti verticali che appunto le porzioni inclinate del camino, per assicurarci che poi la resa fosse veramente precisa per lo spazio in cui eravamo. Se non vado a memoria, ma mi sembra che alla terza l'abbiamo beccata. E l'abbiamo beccata nel senso che siamo riusciti ad arrivare a una soluzione che fosse con la giusta ruvidezza, quindi con una giusta texture, e che esprimesse effettivamente questi toni caldi del rosso che cercavamo per questa idea di scuola accogliente, senza perdere la natura del laterizio, quindi senza cercare di essere qualcos'altro. La facciata dichiara che è una scuola costruita in laterizio, non prova a mimetizzarlo e facendo finta di essere quello che non è. La sperimentazione lì non si ferma, perché poi con Alberto, con la branchia di ricerca di Fornace Sant'Anselmo che è Terraforme, abbiamo sviluppato alcune idee proprio su questa sponda a ping pong del progetto Kinder Rain della Scuola di Piave di Sacco, che è stato sia il momento, diciamo, di ispirazione per poi avere una collaborazione nella realtà di Fornace Sant'Anselmo, sia un momento di ispirazione creativa tra le due realtà. Quindi siamo arrivati a definire per il Salone del Mobile di Milano del 2024 una formella, così l'abbiamo chiamata, che si chiama Piove, in onore della Scuola di Piave di Sacco, che sia un elemento modulare che, composto con rotazioni e movimentazioni random, potesse costituire un elemento di parete, per cui una sorta di... poteva diventare sia una gelosia di facciata vedo non vedo, sia una partizione interna, e questo ci ha dato molta soddisfazione proprio perché abbiamo sfruttato esattamente la geometria delle coperture ispirate al casone veneto della scuola Kinder Rain. E non solo l'abbiamo fatto prendendo la geometria progettata per la scuola, ma l'abbiamo fatto trasponendola esattamente come fosse una sorta di modello architettonico in scala 1:33. La scala 1:33 è una scala a noi cui siamo molto legati, perché è la scala con cui sviluppiamo tutti i nostri prototipi, i nostri piccoli plastici di studio, perché ci sembra che sia la scala giusta che fa da tramite tra la realtà e la matita e ci racconta poi come uno spazio verrà fuori. Ogni visita a Sant'Anselmo, anche oggi, si trasforma sempre in un'opportunità di collaborazione. Cioè ogni volta che io vengo qui c'è il momento in cui parliamo di un progetto attivo, parliamo di un qualcosa che potremo fare insieme, mai ripetendoci, né lui né noi, perché ci contraddistingue questa voglia di sperimentare, no? E il primo incontro quindi è stato fatale per entrambi. Il primo incontro ci ha fatto fare il giro della fabbrica e da lì siamo stati, penso, 2 ore a parlare, a capire come realizzare insieme la scuola, come realizzare insieme la facciata della scuola, ed è lì che ci siamo messi a disegnare, a capire economicamente come farlo stare dentro, per anche ottimizzare quello che è la realizzazione e quindi la messa in opera del sistema skin, cercando in tutti i modi di non procurarci danno a vicenda, quindi nel mio caso di essere il più pulito possibile, il più semplice possibile, di non dargli tematiche spinose che poi
a lui si traducessero in temi economici, in difficoltà realizzative, e quindi cercare di ottenere il risultato migliore stando relativamente standard. E quindi questa è stata una cosa molto bella, quindi usando una produzione industriale per ottenere un risultato che è quasi a livello dell'artigianato, e questa è una grande soddisfazione. E allora da lì poi è partita tutta quella fase di prototipazione, quindi c'è stata anche un'ottica di collaborazione non solo tra me, tra ACM e Fornace Sant'Anselmo, ma anche tra Fornace Sant'Anselmo e tutte le altre imprese coinvolte. E questo è l'unico modo per portare a casa un bel risultato, fare gruppo, fare squadra e seppur ognuno con le proprie differenze date dal fatto che ognuno deve portare una competenza, una ricerca, tenere l'obiettivo ben chiaro, e penso che ce l'abbiamo fatta egregiamente. Il risultato è un edificio che ci soddisfa perché è un'architettura pubblica che riunisce i 3 principi di ricerca dello studio. Una ricerca formale per un'architettura che si lega al territorio, che si lega alla memoria. Una ricerca spaziale perché è una scuola e quindi risponde a delle dinamiche funzionali anche innovative, di pedagogia, tra virgolette, innovativa, tradotta in spazi innovativi. E poi c'è un terzo carattere, che è un carattere intangibile, che è quello che viene definito atmosfera. È una qualità così a sensazione emotiva in cui che prevale soprattutto sul bambino, che è l'utente finale. Sul bambino che va a scuola, che ha questa visione di questo villaggio immaginifico che per lui diventa un castello, si trasforma in chissà quanti altri modi e permette poi, con degli altri elementi costruttivi come una panca in calcestruzzo prefabbricato che ci fa da basamento su cui appunto la skin di Sant'Anselmo va poi a appoggiarsi, di stare all'aperto, di sedersi, di arrivare a scuola con i genitori e di aspettarli lì, di fare una riunione tra amici della classe durante la ricreazione. La relazione più bella che c'è tra l'edificio e il bambino è quando il bambino lo conquista, quando vi ci salta sopra, quando gli corre a fianco. Ed è un altro tema che a noi emoziona molto, la possibilità di, tra virgolette, aggredire l'architettura e renderla propria e non solo guardarla da lontano e dire ok, questa è l'istituzione, non la devo toccare. No, vai, divertiti.